Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo dal frutto si possano ottenere nel giro di circa 10 giorni delle giovani piantine che cresceranno, faranno dei fiori e dei frutti ottimi. Io vi consiglio di seguire il video e di provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che una volta che lo farete ed otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi delle arance che siano molto mature. Ricordatevi sempre, e questa è una regola che vale in generale, che più un frutto è maturo, quasi al limite del marcio per assurdo, e più ci sarà la possibilità di trovarne all'interno dei semi che siano pronti e adatti per generare nuove piantine. Trovato il frutto, semplicemente aprirlo ed estrarne i semi dall'interno. Quindi o lo si sbuccia in questo modo o li si taglia a metà. L'importante è semplicemente arrivare all'interno in modo da avere accesso agli spicchi. Ed una volta ottenuti gli spicchi, semplicemente andare a cercare all'interno se effettivamente ci sono dei semi. Considerate che purtroppo oggi ci sono davvero tantissime varietà che sono state geneticamente modificate, quindi dovrete stare attenti a trovare quelle che non lo sono, perché sennò semi all'interno non ne troverete. Ok, qui ce n'è uno. Continuiamo a vedere. Ok, qui non ce n'è più. Ecco qua, qui ce n'è un altro. Niente. Devo dire che purtroppo ecco qua, qui ce n'è un altro ancora. Ecco qui. Ed alla fine questo è ciò che si è ottenuto, sono soltanto 4 semi, effettivamente non sono moltissimi, quindi nell'ipotesi che voi vogliate poi ottenere più piantine, semplicemente continuate ad aprire tanti frutti sino a che non otterrete i semi desiderati. Prima di passare allo step successivo, ovvero quello della semina, c'è un trucco che vi permetterà di passare da 50 giorni di attesa a 7 per vedere germinare i semi, ed è quello di spellare letteralmente il seme. Quindi semplicemente prendere ogni singolo seme, pulirlo con uno straccetto, dopodiché spellarlo privandolo della cuticola di cui è coperto. Si può fare con le unghie, come sto facendo io, oppure se non ce la fate prendete piuttosto una pinzetta delle sopracciglia e procedete. Ed alla fine questo è il risultato che dovrete ottenere. Quindi un seme privo della pellicola. Preparati i semi, procurarsi un contenitore che sia in vetro o in plastica sarà completamente indifferente, se trasparente meglio, ma che tassativamente si possa aprire e chiudere ermeticamente. Dopodiché un tovagliolino, non in carta ma in stoffa, perché sennò nel tempo si rovinerà e comunque comprometterà l'esperimento. Dopodiché prendere i semi e versarli all'interno. Chiudere e coprire bene i semi col tovagliolino, bagnare con un vaporizzatore in modo che il tovagliolino sia bagnato ma non zuppo, dopodiché chiudere il tutto e posizionare il contenitore in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Trascorsi più o meno 7 giorni si potrà riprendere il contenitore per verificare a che punto sia lo sviluppo dei semi. E direi che in questo caso tutto è andato davvero nel migliore dei modi. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiono oggi i semi. Sono nati praticamente tutti, quindi con un successo del 100%. Direi che questa è una tecnica davvero molto valida. A questo punto si potrà passare tranquillamente alla fase successiva, quindi mettere questi all'interno del terreno. Procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e sul fondo inserire dell'argilla espansa circa 2 cm. Questo servirà ad impedire che si formino dei ristagni d'acqua che potrebbero essere davvero pericolosi per la pianta. Dopodiché riempirlo con del terreno che sia soffice e drenante. Esistono in commercio dei terreni che sono leggermente acidi, appositi proprio per gli agrumi. Se ce la fate, procuratevi quello, perché così nascerà e crescerà davvero molto più velocemente rispetto a un terreno comune. Preparato vaso e semi si potranno finalmente mettere questi a dimora nel terreno. Casomai, aiutandovi con una pinzetta, fate un foro di circa 1,5 cm di profondità, dopodiché scegliete il seme che volete andare poi a piantare e, avendo l'unica accortezza di mettere la radice verso il basso, semplicemente inserire in questo modo. State attenti però a non romperla. Una volta inserita, semplicemente coprire. Dopodiché prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente.
Se si volesse accelerare la germinazione dei semi c'è un trucco, ovvero quello di prendere un sacchetto, possibilmente trasparente, anche quello dell'immondizio o per congelare la roba va benissimo, dopodiché inserire il vaso all'interno e chiudere il sacchetto. In questo modo si creerà all'interno dello stesso un vero e proprio microclima con temperatura e umidità costante. Una volta chiuso posizionare questo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Trascorsi soltanto 2 giorni, riprendendo il tutto, si può notare che qualcosa è già spuntato fuori dal terreno. Si vede praticamente il seme che è stato spinto letteralmente fuori dalla radice che è cresciuta e si vedono chiaramente i 2 cotiledoni, che sono praticamente le 2 metà del seme, che si sono aperte e all'interno si può intravedere già un piccolo germoglio. Trascorsi soltanto 7 giorni da quando abbiamo inserito il semino nel terreno, guardate un po' come questo sia cresciuto. Adesso è alto più o meno 2 centimetri. La pianta oggi è davvero piccina, però vi assicuro che poi crescendo diventerà assolutamente grande e forte. Fate una proporzione con le dimensioni del mio dito per capire quanto oggi sia piccola. Arrivati più o meno alla seconda settimana, così è come appare la pianta, quindi 2 cotiledoni che si sono aperti e le prime 2 foglioline che si sono sviluppate, direi in maniera assolutamente perfetta. Quindi mano a mano che la pianta crescerà, le dimensioni delle foglioline, quelle che nascono all'apice per intenderci, diventeranno sempre maggiori rispetto alle precedenti. Guardate la differenza tra queste che sono le prime che sono nate, davvero piccine, circa 1 centimetro, e queste che sono le ultime, circa 4 centimetri. Le dimensioni continueranno ad aumentare sino a che poi queste non raggiungeranno quelle di una pianta adulta, ovvero tra i 12 e i 15 centimetri. Arrivati al 5° mese, così è come appare la pianta, alta circa 12 centimetri. Si sta formando in una maniera assolutamente rapida e perfetta. Trascorso 1 anno e mezzo, così è come appare la pianta, alta circa 25 cm, esteticamente davvero molto bella e addirittura ha iniziato a produrre anche dei rametti laterali, quindi è il sinonimo che sta proprio bene. Arrivati al 2° anno, la pianta è alta più o meno 30 cm e non presenta tracce di funghi, muffe o batteri, quindi direi che sta davvero procedendo tutto nel migliore dei modi. Arrivati al 3° anno, così è come appare la pianta, alta più di 40 cm, esteticamente molto bella, ma la cosa principale, sana. Quindi non resta altro che aspettare che lei superi il metro di altezza e soprattutto il centimetro di diametro nel tronco principale. E a quel punto praticare l'innesto, perché quello sarà l'unico modo per essere poi certi che lei produca effettivamente fiori e frutti ottimi. Non vi fate spaventare dall'idea di doverla innestare, perché farlo è davvero semplice. Metterò un link nel box informazioni nel quale vi mostro come si fa. Quando la pianta avrà raggiunto la sua maturità, quindi dopo circa 2 o 3 anni, inizierà a produrre i primi fiori, che se saranno fecondati daranno origine anche ai frutti. Considerate che una pianta adulta potrebbe raggiungere e superare senza problemi anche i 3 metri di altezza. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete vi chiedo una cortesia, condividetevi sui social questo video perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.